Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale a parlare di questi quarti di finale di Champions League. Sono usciti gli accoppiamenti, finito il sorteggio. Real Madrid-Chelsea, Inter-Benfica, City-Bayern Monaco e Milan-Napoli. Siamo qui a parlare e a esprimere pareri soprattutto per quanto riguarda il tabellone, perché le corazzate sono finite da una parte e dall'altra parte ci sono le tre italiane col Benfica, squadra portoghese, che deve tenere testa a Inter, Milan e Napoli. Nel caso ovviamente l'Inter ai quarti e una tra Milan e Napoli alla semifinale. Non facciamoci infinocchiare da questa squadra portoghese ragazzi, e almeno per quanto riguarda l'Italia cerchiamo di portare una squadra ad Istanbul per questa finale di Champions 2023, perché da questo punto di vista sarebbe una sconfitta per il paese farci mandare a casa dal Benfica e portare la squadra portoghese alla finale di Champions, perché abbiamo un'opportunità molto ghiotta per andarcela a giocare dal punto di vista globale per l'Italia. Dal punto di vista del nostro Napoli non potevo essere più contento, non perché abbiamo preso il Milan, anche perché abbiamo preso il Milan e non abbiamo preso Real Madrid, City, Benfica, Bayern, c'erano tante corazzate da evitare. E poi ancora più contento perché la prima partita è fuori casa e io sono dell'opinione che quando arrivano queste partite, i quarti di finali, semifinali, comunque è importantissimo avere la prima partita fuori casa, perché nella gestione del doppio scontro puoi giocarti diverse carte scoprendole man mano. Diciamo che se tu hai la prima in casa e stecchi la partita, poi è difficile andarla a recuperare fuori casa. Invece se riesci a tamponare o a tenere botta o al limite fare il risultato alla prima uscita fuori casa, poi gestirti il risultato in casa è un po' più semplice. Non voglio dire che è tanto più semplice, però è una cosa da non sottovalutare. Andiamo ad analizzare i match, le partite, gli accoppiamenti e vi dico anche alla fine del video, secondo me, chi passa alle semifinali di questa Champions League. Real Madrid-Chelsea, la prima la si gioca al Bernabeu. Il Real Madrid al 90% ipotecherà la qualificazione in casa e andrà poi a Londra a gestire il risultato, credo. Poi dall'altra parte c'è un Chelsea che ho visto nell'ultima uscita di Champions diverso negli ultimi 2 mesi, e ci sono ancora 3 settimane per poter amalgamare ancora di più il gruppo e cercare di giocare molto meglio, perché il Chelsea ha fatto tanti innesti a gennaio, quindi metterli tutti insieme e dargli un gioco ci vuole un po' di tempo. Il Chelsea giornata dopo giornata anche in Premier sta trovando la quadra. Real Madrid nettamente superiore, però attenzione al Chelsea. Inter Benfica, se prendiamo il sorteggio, e dobbiamo dire che l'Inter è andato bene, è andata benino, ma io da napoletano la prima squadra che volevo evitare era il Benfica, la seconda squadra era il City e la terza era il Real Madrid. Mi direte, il Benfica l'hai messo sopra il Real Madrid? Sì, perché il Benfica è superiore, cioè non è superiore, ma è forte in tutti i reparti. Il Real Madrid è forte ed ha tantissimi talenti che possono farti la giocata, ti possono decidere la partita, però se li riesci a mettere sotto a livello di agonismo e ritmo, qualche errore difensivo lo fanno e qualche gol lo prendono. Invece il Benfica è solido in tutte e tre i reparti. Parla chiaro la classifica soprattutto del Benfica nel campionato portoghese: 65 punti in 24 partite più 48 di differenza reti. Il Benfica marcia con la stessa media del Napoli, anzi se dovesse vincere le prossime due il Benfica a 65 va a 71 su 26 partite, il Napoli ha fatto invece 68 punti su 26 partite. Come media reti e come gol subiti siamo lì, quindi squadra molto solida. L'Inter dalla sua ha una rosa super competitiva e ha calciatori che possono farti la giocata e decidere la partita molto più dei portoghesi, quindi sfida aperta.
e spero per me e per l'Italia intera che l'Inter comunque arrivi alle semifinali. City Bayern, partita indecifrabile, anche se vedo il Bayern favorito per un solo fattore, per mentalità e per gestione del doppio scontro, così come è stato con il Paris Saint-Germain. Il Bayern è andato a affrontare il Paris Saint-Germain delle stelle, tutti quelli che ci sono tra Messi, Neymar, Mbappé, li conosciamo tutti quanti, ma il Bayern ha fatto la prima partita di studio vincendola di cortomuso e la seconda partita in gestione, soffrendo praticamente poco o nulla. Sì, è vero, c'è stato il salvataggio di De Ligt sulla linea nella partita di ritorno degli ottavi, però il Bayern è secondo me tra quelle che sono passate la più compatta a livello di squadra, quindi non vedo una favorita, anche se credo che il Bayern passi il turno. Milan-Napoli, l'ho appena detto, contentissimo del sorteggio, meno contento che poi una delle due squadre italiane comunque vada a casa, quindi perdi una squadra italiana, però se poi guardiamo l'altro lato della medaglia e ci fossero stati scontri tra italiane e squadre estere, avremmo avuto comunque non l'opportunità, ma avremmo avuto la sfortuna di poter uscire tutte e tre al limite e non andare nemmeno alle semifinali. Quindi da questo punto di vista, tanto di guadagnato per le squadre italiane e per l'Italia in sé. Se esaminiamo Milan-Napoli, è una partita da tripla ed è soprattutto una partita non delicata dal punto di vista dello scontro diretto, ma ci saranno tre partite che vedranno scontrarsi il Milan e il Napoli in 15 giorni, perché il Napoli-Milan mi sembra si giochi il 2 o il 3 aprile, il 2 aprile, non voglio sbagliarmi, ma mi sembra il 2 aprile, poi ci sarà il doppio scontro in Champions, quindi si dovranno affrontare diverse volte. Non voglio dire che sono scontento per il sorteggio del Napoli, anzi sono contentissimo perché abbiamo evitato appunto le corazzate e il Benfica. E poi c'è un punto in più perché la prima partita la giochi fuori casa. Ripeto ancora una volta, giocarti la prima fuori casa è completamente diverso che se hai la prima in casa, perché stecchi la prima in casa ed è difficile andarla a recuperare, invece così ti puoi gestire il doppio scontro diversamente. Detto questo, finale del video, vi dico chi va alle semifinali per me: Real, Inter, Bayern Monaco e Napoli, perché sono un tifoso del Napoli. Poi ci va il Milan, va bene per l'Italia, va benissimo così, però credo che Real Madrid, Inter, Bayern Monaco e Napoli passino alle semifinali, o il Milan nel caso il Napoli debba perdere la partita. Quindi una Champions che si è tinta di azzurro per questi ottavi di finale e questi quarti dove siamo arrivati in tre, e può continuare ad essere azzurra, sperando che una delle tre italiane elimini il Benfica e andiamo ad Istanbul almeno a giocarci questa Champions League 2023, sulla quale nessuno, credo nessuno, abbia pronosticato tre italiane ai quarti, né tantomeno nessuno abbia pronosticato un'italiana ad Istanbul nella finale. Quindi, detto questo, questo era quanto per i sorteggi di Champions League. Ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, fatemi sapere secondo voi chi passa in queste grandissime sfide e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!